Ben ritrovati ragazzi in questo nuovo video. Oggi stiamo scottando, come avete visto, con Diana, una modella che chi ovviamente segue i miei video che carico proprio qui nel canale magari già conosce. Siamo non ancora in primavera, anche però se come avete visto gli alberi sono già fioriti, quest'anno la primavera è arrivata decisamente in anticipo. Le temperature, momento in cui ho registrato questo backstage, non erano decisamente calde, abbiamo fatto alcune foto proprio in velocità. Diana ha voluto ovviamente mettere un outfit decisamente estivo, quindi dovevo fare veloce, se no ovviamente prendeva freddo. Però nel video di oggi ti parlerò di filtri ND, non è il classico pippone perché già ne ho parlato in tantissimi video, trovi tantissimi contenuti su YouTube, insomma non andiamo a ripetere cose già dette e straridette, ok? Però ti porto una nuova tipologia di filtro che secondo me è molto interessante, non solamente per chi si occupa di fotografia di ritratto, che vuole scattare con la luce flash e vuole ovviamente stare sotto tempo sincrono flash, ma anche per chi si occupa di fotografia di paesaggio e perché no, anche fotografia street. Questi filtri ragazzi sono prodotti da Case, azienda cinese, che personalmente non conosco tanto bene, anche voi che ormai di filtri ne ho a volontà quasi, quindi un po' li avevo abbandonati, ho detto mi bastano quelli che ho, però poi ho visto dei video proprio su YouTube di alcuni fotografi americani dove utilizzavano proprio filtri di Case, non questi clip, altri filtri, quelli circolari, però ero, come si dice, curioso proprio di provare questa tipologia di filtro. Non è la scoperta dell'acqua calda perché questo genere di filtri, almeno io li avevo già visti 4 anni fa. 3 anni fa ci avevo fatto il pensierino, poi ho abbandonato proprio perché era proprio nel momento in cui non sapevo se rimanevo completamente a Canon e passavo anche a Sony, e quindi proprio per evitare una spesa eccessiva ho lasciato perdere, ok? Ho detto continuiamo con i classici filtri circolari, che poi ho fatto bene perché li avrei acquistati quasi per nulla. Quindi quando devi acquistare innanzitutto questo filtro devi assicurarti che sia compatibile per la tua fotocamera. Questo che ho io è per sensori full frame di fotocamere di Sony, quindi va bene A7 III, A7 IV, A7C2, insomma un po' tutte, comunque tu controlla sempre nel sito ufficiale, io ti lascio il link in descrizione, ok? Io personalmente ho preso un ND8, deve arrivarmi l'ND16, possiedo anche un filtro sempre di questo genere, come si dice, il mist, giusto, se faccio qualche video, in fotografia non lo utilizzo il mist, però può tornarti utile, lo dico soprattutto per chi si occupa anche di video, perché oggi non è un video dedicato solamente a chi utilizza la luce artificiale, ok? Allora, io personalmente il filtro lo utilizzo al 99% per stare sotto il tempo sincro flash della mia macchina fotografica, quindi poter scattare con l'obiettivo alla massima apertura, insomma queste cose qua che già abbiamo visto in diversi video che ti ho portato nel canale, ok? Quindi volevo proprio provare questa soluzione per vedere se mi dà dei vantaggi oppure resto a utilizzare il classico filtro che conosciamo tutti. Vediamo i vantaggi che secondo me ti può dare questo piccolo filtro che andrai a inserire esattamente poco prima del sensore, e se ne vale la pena. Comunque se hai qualcosa da suggerirmi o anche da rimproverarmi su quello che andrò a dire in questo video, fallo tranquillamente qui sotto nei commenti, ok? Allora, giusto
Per essere chiari, questo filtro non è adatto solo allo scopo che ti porto, soprattutto nel video che ti ho fatto vedere oggi, il backstage. Ovviamente mi sto riferendo proprio a quello, ma anche per chi si occupa di video, rispettare il frame rate, e quindi capisci bene che potrebbe essere la soluzione anche per te videomaker, ma anche per te fotografo di paesaggi. Guarda, io adesso ho qui proprio un obiettivo grandangolare spinto che praticamente, come ben sapete, sono quasi sempre fisheye, quindi non possiamo evitare questo filtro, quindi devo comprare un holder, devo comprare dei filtri a lastra, quindi devo spendere molti più soldi rispetto a quello che andrò a spendere comprando dei filtri come questo, ok? Quindi capisci bene che potrebbe essere la soluzione. Poi se tu sei un fotografo professionista, vuoi tutti i filtri, vuoi tutti i gradienti, beh, momentaneamente non li ho visti, però se ti basta un ND 64, ND 1000, i filtri mist, attualmente ho visto che sono disponibili. Il vantaggio che ritengo, almeno per le mie esigenze, molto importante è che adesso praticamente, utilizzando proprio questo filtro di case clip-in che non ho, utilizzando questo filtro circolare, che adesso posso, quindi non ho più scuse a utilizzare il paraluce, cosa che non mi vedevi fare molto spesso, anzi raramente, e non lo facevo no perché sono contrario al paraluce, anzi lo considero una cosa molto importante, però quando vai a inserire un filtro del genere sai benissimo che è difficile, anzi quasi sempre non si può fare, alcune ovviamente eccezioni ci sono, di inserire questo paraluce. Quindi il consiglio che ti do: sì, adesso hai questa possibilità di farlo, utilizza sempre il paraluce perché è molto importante, perché la luce parassita è sempre lì in agguato, ma anche se utilizzi i flash e qualche volta la vai ad aggiungere proprio la luce, perché non sempre andrai a scattare controluce con la tua modella, ma andrai a mettere anche un flash, e quindi evitiamo e utilizza il paraluce. Un altro vantaggio dei clip in camera, ragazzi, è decisamente importante, perché praticamente tutti voi avete, se utilizzate un normalissimo filtro circolare che si va ovviamente ad avvitare al tuo obiettivo, sono gli anelli adattatori, perché innanzitutto ti viene suggerito di comprarlo sempre con un diametro decisamente più grande, in modo che poi lo vai anche a utilizzare su obiettivi che hanno un diametro più piccoli, e per farlo proprio andrai a utilizzare proprio questi anelli adattatori, che sono decisamente molto utili, però alle volte non sempre li abbiamo sotto mano. Quando ti serve proprio quello che magari va da 58 a 72 non lo trovi e lo devi comprare. Insomma, ecco che questa tipologia di filtri è decisamente molto utile, anche perché, ragazzi, quando stiamo scattando all'aperto, anche ovviamente in studio, ma soprattutto i filtri li andiamo a utilizzare proprio quando siamo all'aperto, non è che vai a utilizzare solamente una lente, magari stai utilizzando l'85, stai utilizzando questo filtro circolare e vuoi utilizzare un 35 o 50 mm, quindi lo devi svitare e riavvitare. So che sono anche disponibili filtri circolari magnetici, però capite bene che è sempre molto più veloce avere proprio un filtro direttamente nel sensore. Il beneficio di questo filtro, ragazzi, è anche nel peso, perché pesa solamente, guardate, lo facciamo insieme, bilancia tarata, ragazzi, il peso è di solamente 2 grammi, e capisci bene che se anche te ne porti con te 5 avrai un massimo di 10 grammi, ok? Questo filtro VND da 72 che toglie da 3 a 7 stop, quindi come avessimo 5 filtri, praticamente pesa tantissimo in paragone, 55 grammi. Capite bene la differenza. Se sei un utilizzatore di filtri a lastra che vai in escursione, ti porti il cofanetto con tutti i filtri, avrai con te sempre circa mezzo chilo di filtri. Beh, ragazzi, la differenza secondo me non ha prezzo. Questi sono gli aspetti che secondo me sono più importanti. Magari se a te ti vengono in mente altri vantaggi che ti possono dare questi tipi di filtri, magari fammelo sapere qui sotto nei commenti, ok?
Ovviamente, quali sono i svantaggi? Beh, allora, partiamo con il tempo di installazione, ok? Non è veloce quanto un filtro a vite, soprattutto se utilizzi il filtro a vite che ha anche un frame magnetico, quindi è un'operazione che fai decisamente veloce. Questo sono consapevole, però ti posso dire che il vantaggio di utilizzare il paraluce, soprattutto quando utilizzi anche i flash, perché potresti avere proprio una luce flash backlight che ti rientra proprio nell'obiettivo, ecco che utilizzare il paraluce è molto utile. Qui decisamente i tempi sono leggermente più lunghi, però credetemi non sono decisamente così traumatici. Secondo me fai tutto in 2-3 secondi. L'unica cosa, ecco, che se magari, che potrebbe succedere anche molto spesso, è che se è una giornata anche leggermente ventosa, ecco che devi fare più attenzione, ok? Perché la polvere potrebbe entrare. Personalmente in questo periodo che io sto utilizzando proprio questo filtro l'ho sempre avuto già inserito da casa, però ti posso dire che lo puoi fare in maniera molto veloce, ok? Lo sto facendo proprio davanti a te, lo vai a inserire in maniera molto veloce. Come si inserisce questo filtro nella nostra macchina fotografica? La domanda che alcuni di voi si faranno è pericoloso, nel senso vado a danneggiare la mia macchina fotografica? Allora, la risposta che ti do io è che se presti ovviamente le dovute cautele non avrai nessun problema. Ovviamente quando fai questa operazione devi avere sempre gli occhi su quello che stai facendo, ok? Questo è molto importante perché se magari stai guardando la modella e vuoi fare questa operazione, ovviamente potresti inserirlo in malo modo e andare ovviamente a appoggiarlo sul sensore, ok? Non è che se lo appoggi sul sensore lo vai a graffiare, però alle volte potrebbe anche succedere. Quindi quando fai questa operazione sempre occhi sul tuo sensore, ok? E non ci sono problemi. In dotazione tra l'altro ci sono anche delle guarnizioni che ti danno quella garanzia, lo dico per i più pignoli, che ti consentono di non a lungo andare graffiare proprio il telaio prima del sensore, perché potrebbe anche graffiarsi a lungo andare, quindi utilizzalo, ok? Dopo vedi te. Questa operazione si fa in maniera decisamente veloce. Allora, innanzitutto questo frame, questo filtro ha una scritta in base ovviamente al filtro che stai utilizzando, nel mio caso ND8, e va rivolta praticamente verso l'interno del sensore. Abbiamo anche due sfere che ti consentono proprio di fissare il filtro in maniera decisamente stabile, in modo che una volta che poi è inserito non è che vada ovviamente a muoversi durante le tue foto, ok? Che ovviamente non è una cosa che vogliamo che accada. Quindi praticamente è impossibile sbagliare perché vedrai proprio che la forma si adatta proprio alla base che avrai proprio nella tua macchina fotografica, lo vai ad appoggiare e praticamente con il dito vai a premere leggermente, ok? Senti proprio che si incastra. Ecco che in questo caso il filtro è già inserito. Per rimuoverlo hai innanzitutto in dotazione un plettro, quello che si usa per suonare la chitarra, che praticamente lo vai a inserire qui dentro, fai una leggera pressione, ma ne serve veramente poca, alzi e si toglie. Se hai una unghia un po' più lunga, non serve avere le unghie lunghe come quelle delle donne, riesci a fare questa operazione tranquillamente, ok? Come faccio io adesso. E il consiglio che ti voglio dare, e lo vado a dare soprattutto al neofita, perché chi utilizza già i filtri sa benissimo quello che ti sto per dire è corretto e non è valido solamente per questo tipo di filtri, ma per qualsiasi filtro, anzi per qualsiasi obiettivo che vai a utilizzare, devi assicurarti che sia pulita, ok? Sempre un bel panno in microfibra, ci dai una pulitina. Lo dico perché questo è molto più semplice che lo andrai ovviamente a macchiare, lasciare l'impronta digitale, diciamo questo termine, ok? E quindi quando metti il dito lasciamo sempre del grasso. Lo farai, potrebbe succedere proprio durante l'installazione, quindi prenditi tutto il tuo tempo, magari ci impieghi quei 2-3 secondi in più, però almeno sei sicuro che è il filtro pulito.
E per concludere questo video, ragazzi, fase decisamente quella più importante, perché sì, ti ho fatto vedere come si installa velocemente, abbiamo visto che sono disponibili vari filtri, non solamente per chi si occupa di fotografia di ritratto, che vuole utilizzare i flash, ma anche per chi vuole utilizzare dei fisheye, insomma. È decisamente una soluzione che secondo me dovreste prendere in considerazione. È una spesa che, se utilizzi sempre la stessa fotocamera, la farai una volta sola e poi sei a posto, non hai più bisogno degli anelli, insomma avete già visto i vantaggi che hai con questa tipologia di filtri. Parliamo di prezzi. Allora, un filtro di solito circolare da 82 nel 2024 non lo vai a pagare di sotto dei 140-130 euro. Ovviamente sto parlando di un filtro di qualità, ok? Poi ovviamente più il diametro è piccolo, il prezzo scende, ok? Però con questo filtro, che andrei a pagare almeno l'ND8 sui 70 euro, praticamente sei a posto e puoi utilizzare tutti gli obiettivi che vuoi, ok? Poi il prezzo varia da il filtro che andrai a acquistare, perché ho visto che l'ND64 costa leggermente di più. Io devo prendere anche l'ND16, anzi l'ho già preso, deve arrivarmi, come deve arrivarmi anche un ND8 sempre e anche ND16 per utilizzare sulla Sony A6007, quindi sensore APS-C, ok? Però è una spesa che fai adesso e poi sei a posto, ok? Almeno così si spera. Per quanto riguarda le dominanti, ragazzi, per tutti coloro che magari adesso sono spaventati, sì, ma magari avrei delle dominanti verdi, avrei delle dominanti viola. Io non le ho viste e quando scattiamo con i flash si vedono anche di più. Non le ho notate, secondo me la qualità che ha questo filtro è più che accettabile. Poi se potrebbe capitare che venga qualcosina nella foto, la andiamo a togliere in post produzione, ok ragazzi, quindi state tranquilli. Quindi è un prodotto che ti vado a consigliare? Sicuramente sì. Se sei una persona un po', diciamo, super delicato per quanto riguarda la tua attrezzatura, insomma, ci siamo capiti, ma forse lascia perdere il consiglio che potrei dirti, però secondo me ne vale la pena. Ok ragazzi? Chiudo qua questo video, ti ringrazio per avermi fatto compagnia. Comunque se avete domande da farmi in merito proprio a questo filtro della case, vi aspetto qui sotto nei commenti. Vi do appuntamento alla prossima settimana con un nuovo episodio dedicato alla fotografia di ritratto. Ciao e alla prossima!